Arrivati all'ultimo progetto natalizio, perché dopo di questo non ce ne saranno più, perlomeno per quest'anno. Questo qui l'ultimo che abbiamo fatto, che ho fatto, è un po' più impegnativo degli altri, però è secondo me il più carino di tutti. Appunto si tratta di questa casetta di pan di zenzero che diciamo è un lavoro abbastanza lunghetto, diciamo la verità, non è un lavoro molto veloce, però diciamo il risultato è veramente delizioso. Io mi sono divertita molto a farlo e veramente mi ha appassionato perché anche come varietà di punti, ci sono vari punti particolari a partire dal punto waffle, poi c'è il punto coccodrillo, di punti diciamo un po' più particolari. Poi ovviamente ci sono i punti basici più o meno tutti, la maglia alta, la maglia bassa, eccetera. Dunque appunto, come vi ho detto, i punti principali sono questi. Ho usato un acrilico, dell'acrilico, e ho usato anche due tipi di bianco, sia diciamo per necessità, perché purtroppo avevo finito questo bianco qua, sia però anche come un fatto estetico, perché sinceramente il fatto di avere due bianchi dà un po' più movimento al progetto, alla casetta, perché poi diciamo che questo rappresenta il bianco più panna, rappresenta la neve, e il bianco più bianco, diciamo così, rappresenta appunto il ghiaccio, perché infatti queste sarebbero stalattiti di ghiaccio. Niente, il lavoro è abbastanza, come dicevo, abbastanza lungo, però ecco, con un po' di impegno, un po' di pazienza si riesce a fare tutto. Se avete delle domande, qualche dubbio, qualcosa che non vi torna e che non capite, come sempre scrivetelo nei commenti, e soprattutto mi farebbe molto piacere se nei commenti potreste scrivere quale fra i progetti natalizi, fra i tutorial natalizi che ho fatto quest'anno, qual è quello che vi è piaciuto di più. Mi farebbe davvero piacere saperlo. Niente, allora, questa è la casetta finita, come vedete è venuta carinissima, e adesso niente, andiamo a vedere quello che vi occorre per realizzare questo progetto. Dunque, per questo progetto avrete bisogno ovviamente dell'acrilico. Io ho usato dell'acrilico marrone per le pareti e del bianco per il tetto, poi dell'altro acrilico colorato per le decorazioni, le varie caramelline, i vari bastoncini di zucchero eccetera, poi dell'imbottitura sintetica. Ovviamente l'uncinetto, io ho usato per questo acrilico qui quello raccomandato era il numero 3,5, io ho usato il 3,5, un paio di forbicine naturalmente, l'ago da lana per nascondere i fili e anche per cucire alcune parti della casetta, e dei segnapunti che vedrete vi serviranno per alcune cose che vedrete in seguito. Comunque, se avete a portata di mano dei segnapunti oppure degli spilli da balia, possono andare bene, comunque vi aiuteranno molto nel lavoro. Come sempre vi dico, se il progetto, se il tutorial vi piace, mettetemi un bel like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e condividete, perché anche questo aiuterebbe molto a crescere il mio canale.
Allora, cominciamo adesso le pareti laterali, e per fare questo noi inizieremo ovviamente facendo un nodo scorsoio. Quindi inseriamo l'uncinetto e iniziamo una catenella di 32 punti, quindi 32 catenelle, 1, 2, 3, 4, ecco qua. Eccomi qua, ho già fatto le mie 32 catenelle. Adesso noi andremo a lavorare su ogni catenella una maglia bassa, una maglia alta, per creare così la base per i prossimi giri che saranno fatti appunto waffle. Per fare questo appunto noi adesso partiamo inserendoci nella quarta maglia dall'uncinetto, quindi andiamo a contarle: 1, 2, 3, questa è la quarta, e iniziamo a fare la nostra prima maglia alta, che, come vi ripeto, sarà la base per iniziare il nostro punto waffle, che sarà diciamo il punto base di tutto il nostro lavoro. Quindi noi andiamo avanti lavorando maglia su maglia, quindi una maglia alta su ogni catenella che troviamo sotto, fino ad arrivare in fondo, dove dovremo ottenere in tutto 30 maglie alte. Quindi ci vediamo in fondo. Ecco, sono arrivata quasi in fondo, mi mancano le ultime 3 maglie alte, 1, 2 e 3 nell'ultimo punto. Quindi io adesso ho lavorato le mie 30 maglie alte. A questo punto io semplicemente volto il lavoro, e come sempre io preferisco, invece delle 3 catenelle che dovrebbero sostituirmi la prima maglia alta, io preferisco fare come sempre la finta maglia alta, che vi ho spiegato in altri tutorial e che vado a fare in questa maniera: mi sollevo con l'asola, giro intorno all'asola, raccolgo il filo, ripasso davanti, mi trovo 2 fili sull'uncinetto, passo il filo all'interno e ho ottenuto la mia prima maglia alta. Adesso noi, per fare il punto waffle, noi dovremo lavorare anche con delle maglie alte in rilievo, quindi alterneremo maglie alte in rilievo a maglie alte normali. Allora, la prima maglia alta l'abbiamo lavorata, nella prossima noi andremo a lavorare una maglia alta in rilievo, cioè entreremo dietro alle gambette della maglia alta del giro precedente, raccogliamo il filo, solleviamo, passiamo attraverso 2 e passiamo attraverso 2, e questa è la nostra prima maglia alta in rilievo. Adesso invece andremo a lavorare sulle prossime 2 maglie una maglia alta normale, quindi una maglia alta, sulla prossima un'altra maglia alta, come le lavoriamo normalmente. Di nuovo invece adesso andremo a lavorare la maglia alta in rilievo, ed eccola qua. E di nuovo le prossime 2, una maglia alta sulla maglia alta che mi trovo, e un'altra maglia alta sulla maglia alta successiva, quindi 2 maglie alte lavorate normalmente. Invece adesso nella prossima entro dietro e faccio la mia maglia alta in rilievo, e proseguo così fino in fondo alla riga, e quando siamo in fondo alla riga ci ritroviamo e affrontiamo il giro successivo. Vedrete che è una cosa molto semplice. Io cerco di accorciare i tempi il più possibile, perché il tutorial è abbastanza lungo, quindi vi lascio lavorare in pace, così almeno non sprechiamo tempo. Ci rivediamo in fondo alla riga. Allora, sono arrivata quasi in fondo, ho fatto la mia maglia alta in rilievo, le mie 2 maglie alte normali. Adesso mi rimangono 2 punti, quindi questo e le 3 catenelle d'inizio. Nel successivo quindi andrò a fare una maglia alta in rilievo in questa maniera,
e invece sulle 3 catenelle andrò a lavorare l'ultima maglia alta. Eccola qua, prendendo, eccola qua, ci lavoriamo la nostra ultima maglia alta normale. E in questa maniera siamo arrivati in fondo al giro, in fondo alla riga, che si presenterà in questo modo, vedete? Allora, adesso giriamo come sempre il lavoro per iniziare il nuovo giro. Come sempre ci solleviamo con l'asola, raccogliamo il filo e facciamo la nostra prima maglia alta, perché come vedrete ogni riga inizia e finisce con una maglia alta normale. Quindi adesso quello che noi faremo nella prossima maglia sarà l'inverso di quello che abbiamo fatto nel giro precedente, cioè noi lavoreremo una maglia alta normale sulla maglia alta in rilievo del giro precedente, in questa maniera, mentre invece sulle 2 maglie che ci ritroviamo normali del giro precedente andremo a lavorare 2 maglie alte in rilievo, una su ciascuna maglia. Quindi entro, raccolgo il filo e passo. Di nuovo nella successiva, che era una maglia alta normale, vado a lavorare una maglia alta in rilievo, raccolgo il filo, passo 2 e passo 2. La prossima, che era una maglia alta in rilievo, invece sulla maglia alta in rilievo del giro precedente lavorerò una maglia alta normale. Quindi alternerò lavorando all'inverso di quello che ho fatto nel giro precedente e arriviamo fino in fondo alla riga, dove poi vi dirò come voltare. Allora, io ho lavorato le mie 2 ultime maglie alte in rilievo, mi rimangono sotto 2 maglie da lavorare, dove ovviamente andrò a lavorare una maglia alta normale nella prossima e, come vi dicevo prima, concluderò con una maglia alta lavorata in maniera normale